Buongiorno a tutti, siamo online? Ok. Buongiorno a tutti, voi qui nel Tempio della Luce, ad Ananda Assisi e anche tutti coloro che ci stanno seguendo a casa, spero che siamo veramente in tanti per celebrare questa ricorrenza molto importante di 100 anni di Yogananda in Occidente. Cominciamo con un canto, le parole sono molto difficili. Yogananda Om. Yogananda Om, Yogananda Om, Yogananda Om, Yogananda Om, Yogananda Om, Yogananda Om, Paramahansa Yogananda, Paramahansa Yogananda, Paramahansa Yogananda, Yogananda Om, 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 Paramahansa Yogananda, Paramahansa Yogananda, Paramahansa Yogananda, Yogananda Om, 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 Paramahansa Yogananda, Paramahansa Yogananda, Paramahansa Yogananda, Yogananda Om, 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 Paramahamsa Yogananda, Paramahamsa Yogananda, Paramahamsa Yogananda, Yogananda Om, 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 Paramahamsa Yogananda, Paramahamsa Yogananda, Paramahamsa Yogananda, Yogananda Om, 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 Paramahamsa Yogananda, Paramahamsa Yogananda, Paramahamsa Yogananda, Yogananda Om, 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 Paramahamsa Yogananda, Paramahamsa Yogananda, Paramahamsa Yogananda, Yogananda Om, Paramahamsa Yogananda, Paramahamsa Yogananda, Paramahamsa Yogananda, Yogananda Om. Meditiamo sulla presenza del Guru, con la schiena dritta, le mani posano sulle gambe, sulle cosce, ombelico è attivo, le scapole indietro, il mento è parallelo al pavimento, gli occhi guardano in alto, dove visualizziamo nell'occhio spirituale gli occhi del Maestro. Meditiamo per 1 minuto o 2 sulla coscienza che c'è, la consapevolezza, l'amore e il potere che c'è in questi occhi.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Di nuovo, benvenuti a tutti, anche a casa. Esattamente 100 anni fa, e probabilmente veramente esattamente 100 anni fa, un giovane Swami arrivò nel porto di Boston, Massachusetts, sulla costa orientale degli Stati Uniti d'America. C'erano 61 persone a bordo, la maggior parte erano americani, ma c'erano anche 11 indiani, incluso Yogananda stesso, e 2 rifugiati dal massacro in Armenia, 2 armeni che erano riusciti a scappare al massacro che era successo lì. La situazione nel mondo non era assolutamente più facile di quanto lo è adesso. Vediamo un attimo. Parliamo 1920, la prima guerra mondiale era appena finita 2 anni prima, io con i numeri sono terribili, quindi baro, con 9 milioni di morti sui campi di battaglia in Europa. Yogananda diceva come conseguenza di questo conflitto arrivava un'altra piaga ed era l'influenza spagnola che ha causato in tutto il mondo in quel periodo 50 milioni di morti, di cui solo in India 17 milioni di morti. Pensate che con il Covid, grazie a Dio, non siamo arrivati a 1 milione di morti in tutto il mondo. Yogananda ha vissuto durante la sua missione una guerra mondiale, la piaga, l'influenza spagnola, il crollo del mercato internazionale di New York, Wall Street, e poi la seconda guerra mondiale e anche la guerra di Corea. Però sappiamo, se leggiamo bene e rileggiamo autobiografia di uno yogi, sappiamo che lui aveva trovato il modo di trascendere il mondo, non di uscirne fuori. Se ne volesse uscire fuori, non sarebbe venuto in America. È rimasto nel mondo per condividere con gli altri come si può trascendere gli alti e bassi del nostro pianeta, dell'universo materiale. E ha scelto l'America, cioè deve essere stato, o lui ha scelto l'America ha scelto lui, non è chiaro questo. Però noi celebriamo 100 anni di Yogananda in Occidente e quindi intendiamo non solo l'America, ma anche l'Europa. Adesso vedremo perché. Allora, esattamente 100 anni fa, lui arriva, era l'alba, non era l'alba, era l'aurora, ancora prima dell'alba. E quindi adesso sono le 11 meno un quarto. Quindi se c'è una differenza di circa 6 ore tra Boston e Roma, vuol dire che 11 meno 6, quanto fa? Erano le 5 di mattina, più o meno. Può darsi che proprio in questo momento il giovane Swami mise per prima volta piede sul suolo occidentale, senza barba. Quando è salito sulla nave aveva ancora una bellissima barba. Qualcuno a bordo gli aveva detto che forse senza barba avrebbe comunicato meglio per il pubblico occidentale, che già dovevano accettare tante cose di lui, no? Capelli lunghi, vestiti orientali. E la barba, allora Yogananda ha detto va bene, la tolgo, e non l'ha mai più fatto ricrescere. Lui viene in Occidente
seguendo una profezia di Mahavatar Babaji, che dice con molta chiarezza e con infinita compassione, quando dà la chiave del Kriya Yoga, di cui Uma parlerà, che si basa sulla consapevolezza che la materia è energia, quando dà questa chiave alla Lahiri Mahashaya per poterla condividere con tutti i sinceri ricercatori di Dio, lui dice: percepisco potenziali santi in America e in Europa, in attesa di essere risvegliati. Chiaramente, quando Yogananda è arrivato a Boston, non era la primissima influenza orientale che arrivava. C'erano già tanti libri orientali che erano arrivati. C'era un predecessore, Swami Vivekananda, che era stato negli Stati Uniti, ma era rimasto solo per poco tempo. C'era bisogno di una presenza, la presenza di un maestro del Kriya Yoga, la presenza di un maestro della realizzazione del sé, e una presenza prolungata e costante nell'Occidente, perché questi semi potessero germogliare, essere piantati e germogliare. I soli libri non sarebbero bastati. E quindi Yogananda, quando è arrivato, dal momento in cui è arrivato a Boston, ha cominciato le sue campagne, quello che lui chiamava le sue campagne spirituali, e non si è più fermato. Boston era anche una città molto simbolica per gli Stati Uniti, perché è in realtà la città dove la storia degli Stati Uniti inizia, con una rivolta contro i colonizzatori inglesi di Londra. E l'America, lui ha iniziato in America probabilmente perché l'America è un paese giovane, profondamente collegato con l'Europa, perché molte delle idee che nella genesi degli Stati Uniti provenivano dall'Europa, ma gli americani erano pronti per manifestarli. E quindi era un paese giovane, nuovo. Per di più arriva in un decennio che poi è diventato famosa come The Roaring Twenties, gli anni 20 ruggenti, dove c'era tanto ottimismo nell'aria. Gli americani già sono ottimisti per natura e entusiasti. Sono a volte come dei cani, quando ti vedono sono contenti, tu non capisci perché sono così contenti, ma sono contenti. In senso positivo, naturalmente. Lui comunque ha trovato lì, e di questo parlerò alla fine di questa mattinata, ha trovato amici, vecchi amici, che lo stavano aspettando, e per di più l'America quindi era più pronto per accogliere il nuovo, un messaggio nuovo che avrebbe dato a questa enorme esuberanza di energia, di vita materiale, una profonda dimensione spirituale. Solo che, e questo lo vedremo adesso, dopo 15 anni, quando lui riceve in meditazione la chiamata di Sri Yukteswar, suo guru, di tornare in India per salutarlo, perché Sri Yukteswar sente che la sua dimora, la sua presenza sulla terra sta per finire, lui decide di passare per l'Europa. E lì si verifica di nuovo il motivo per cui noi celebriamo Yogananda in Occidente, non solo Yogananda in America. Lui, invece di prendere una nave direttamente in India, per l'India, il che gli avrebbe risparmiato tanto tempo, tanta fatica e tanti soldi, decide non solo di andare in Europa, ma di andare in Europa con una macchina. E su questo suo viaggio in Europa abbiamo per voi una piccola sorpresa
che vedremo fra poco. Abbiamo fatto un filmato che l'abbiamo chiamato Yogananda in Europa nel 1935. Allora i nostri amati relatori oggi sono Nayaswami Shivani, che parlerà dopo che abbiamo ascoltato il coro e dopo che abbiamo visto il film. Poi facciamo una breve, poi il discorso di Shivani, una breve pausa e poi ci sarà Nayaswami Uma che parlerà e alla fine concludiamo con un breve ancora alcune cose da parte mia. Quindi io vi auguro una celebrazione, una giornata di gioia perché siamo insieme, satsang, ma anche di rinnovato riconoscimento, apprezzamento, voto, sintonia con questa onda, questo mare di luce che Yogananda ha portato esattamente 100 anni fa e che continua a portare in tutto l'Occidente. Vi auguro una giornata gioiosa, benedetta. Grazie. When the dawn breaks and then the morning sends the sun high in the sky, who would hide from heaven's glory? Who would pass the challenge by? La 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 la. There's a morning for every nation when the sun's high in the sky. There's a time for every people to affirm their destiny. La 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 la. Even so, all of us together can create our better land. Leave the past and new tomorrow waits for all who understand. Ogni terra la sua alma quando il sole splenderà. Nel momento del destino ogni cuore si sveglierà. La 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 lavorando in armonia un nuovo mondo crescerà, abbandona il passato, un nuovo giorno sorgerà. La 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 la, abbandona il passato, un nuovo giorno sorgerà. Quando mi sveglio per salutare il sol, quando esco nella città, nel silenzio del mio cuor, Signor, penserò solo a te. Nel silenzio del mio cuor, Signor, penserò solo a te. Quando rido e quando piango nei malintesi e nell'amor, nel silenzio del mio cuor, Signor, penserò solo a te. Nel silenzio del mio cuor, Signor, penserò solo a te.
vita, nella vittoria, nella vita intorno a me. Nel silenzio del mio cuor, Signor, penserò solo a te. Nel silenzio del mio cuor, Signor, penserò solo a te. Nel lavoro e nel riposo, nella gioia e nel dolore, nel silenzio del mio cuor, Signor, penserò solo a te. Nel silenzio del mio cuor, Signor, penserò solo a te. Sono tuo per l'eternità, tuo per l'eternità, sono tuo per l'eternità. Tuo per l'eternità. O child of my heart, return to India. I have waited for you patiently for 15 years. Soon I shall swim out of the body and on to the shining abode. Yogananda, come. When Yogananda, one day in 1935, received this telepathic message from his guru, Swami Sri Yukteswar, he could have sailed straight to India across the Pacific. Instead, he chooses to travel through Europe, where his feet will hallow many countries. On June 9th, 1935, he sails from New York together with his secretary, Richard Wright, an elderly disciple from Cincinnati, Miss Etty Blatch, and a Ford car that will be a surprising and important companion on their journey. The name of the ship is Europa. This journey will prove to be of vital importance for his mission to bring the first rays of self-realization and Kriya Yoga to Europe, along with the original teachings of Christ. Their first stop was England. Visiting England was a happy experience, he wrote. I have seen every nook and corner of England. I liked its serious literary atmosphere. About the English, he wrote, The English tenacity has admirable expression in a spiritual relationship. The London yoga students loyally organized themselves after my departure, holding their meditation meetings weekly throughout the bitter war years. He lectured widely in Great Britain, finding time as well for a trip to Scotland, bringing the timeless yoga message to a people that for centuries had dominated his own country. His answer to many years of European colonialism and white supremacy was Kriya Yoga, union between science and religion, between East and West.
He then crosses the Channel to France. In a letter to his American students, he writes, I like the French cosmopolitan spirit, a unity of all races. There is no difference to them between brown, white, or Nubian dark skins. God Himself has become all the colors, as you students of self-realization know. On his journey southward, he passes through Belgium and the Netherlands. A Dutch windmill will later adorn the famous Lake Shrine in Los Angeles. Another purpose of Yogananda's journey through Europe is to reassure all Christians of the historical authenticity of Jesus' life as recorded in the New Testament, and to dramatically display the ever-living bond between the Galilean master and his devotees. He visits two great devotees of Jesus, one living in contemporary Germany, the other a 13th century Italian saint. The report of his meeting with Teresa Neumann of Bavaria in chapter 39 of the autobiography of a yogi continues to inspire many spiritual seekers. In it, we find Yogananda's intuitive understanding of Teresa's capacity to live without food. He says to her, I see that energy flows to your body from ether, sun, and air. Your sacred life is a daily demonstration of the truth uttered by Christ. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Yogananda then explains in his footnote that the mouth of God is the medulla oblongata. Following this same principle, Yogananda and his disciples would introduce his 39 energization exercises to spiritual seekers in Europe, helping them to live more by pure energy and less by bread alone. Teresa responds, saying, I'm so happy to know you understand how I live. The following Friday, Yogananda, entering himself into higher consciousness, observes Teresa's ecstatic reliving of the Passion of Jesus, during which time the signs of the stigmata appear on her own body. He writes, As I was in attunement with her, I began to see the scenes of her vision. She was watching Jesus as he carried the cross amidst the jeering multitude. Suddenly, she lifted her head in consternation. The Lord had fallen under the cruel weight. The vision disappeared. From Konnersreuth, Yogananda and his friends travel south, through Austria and Switzerland to Italy, land of art and culture, blessed by the lives of innumerable saints. His primary destination is Assisi, the birthplace and medieval home of the universally known and loved Saint Francis. Yogananda was entrusted by his gurus to revive the original teachings of Jesus, highlighting his emphasis on inner communion with God and helping his followers to experience Christ consciousness. Yogananda was especially drawn to Saint Francis, who actually experienced the living presence of Jesus and the joy of communion with him. He is the first known saint who, like Therese centuries later, relived the Passion of Jesus and received the marks of the stigmata. The saint would often appear to him at his hermitage in California, inspiring him to write his poem, God, God, God. From the depths of slumber as I ascend the spiral stairways of wakefulness, I will whisper, whisper, God, God,
During his visit to Assisi, Yogananda again had visions of the joyful saint, and as he writes in his travel journal, together with Jesus, the three of them walked hand in hand through the streets of the city and the pathways of the saint's hermitage on Mount Subasio. He speaks fondly of Saint Francis as his patron saint. Saint Francis was born, lived, and died here, and his body rests in the magnificent basilica, built in the 4 years immediately after his passing. Yogananda writes to a disciple in America. As I was visiting his living tomb and put my head on the shrine step, Saint Francis appeared to me. Then I saw a tunnel of eternity in which he disappeared. The entire cellar beneath the church was replete with his vibrations. Saint Francis is one of my loved saints, with whom I commune and have communed. The blessings of these great masters have remained and permeate the entire area around Assisi. It is here that Yogananda's direct disciple, Swami Kriyananda, establishes in 1987 the European headquarters of the Ananda Worldwide Movement, the first World Brotherhood colony on European soil. More than 100 residents from a dozen countries live here today, creating a model community based on Yogananda's vision for the future. A place where people can commune with God, a simple, unified life with high ideals, where home, job, friends, church, school, recreation are all in one place. A dynamic example to the rest of the world that spiritual principles really work. Thousands of truth seekers from around the world visit Ananda Europe each year to study and experience Yogananda's universal teachings, experience the blessings that he and Saint Francis continue to bestow, to receive training as teachers of self-realization, to discover the spiritual friendship that unites all nationalities, races, and religions, and to spread the light of Kriya Yoga and self-realization in their own home cities. Ananda para mí es vitalidad, energía, vida. Ананда для меня радость общения, любовь, принятие, открытие, инсайты. Я вас люблю! Схватила радость нас, все мы братья, in Dio siamo tutti fratelli. On his way back to the United States from his sojourn in India, Yogananda makes one last European stop, in England, where he leaves us with this message and his eternal blessings. If the Western brothers only could learn the methods of the yogis, then they would learn to live 100 years in perfect health, happiness, and great success. I will go into the state of superconscious bliss by lifting my eyes higher in a relaxation and controlling my heartbeat. Prendiamo solo un minuto o due per mettere via lo schermo e riaccendere le luci.
Per prima vorrei ringraziare tutti voi per essere venuti, tutti i nostri amici che sono a casa. Vorrei ringraziare il coro e Peter per aver creato questo filmino del coro, perché in questo tempo non possiamo avere il coro proprio qui fra di noi, e hanno fatto questo bellissimo video e vedremo un po' di più, mi pare, stasera di quello che hanno fatto. Ringrazio anche tutti coloro che erano coinvolti nel piccolo video. Questo video è una parte di una storia più lunga che sta facendo Ananda in America. Quindi ogni posto dove Yogananda era, quindi sarà presente stasera in inglese un filmino di circa un'ora, che io non so come sarà messo insieme, però hanno fatto contributi i centri di Ananda dal Boston, da tanti posti dove Yogananda ha vissuto, dove lui ha parlato, poi a Seattle, a Los Angeles e così via. E questo sarà disponibile, immagino, da domani in poi sui nostri vari siti. Allora, Yogananda spesso ha parlato di questa vita, di questa creazione, di tutto l'universo, del cosmo, come un film. Ha nominato questo il film cosmico. Ogni film ha un autore, giusto? Qualcuno che scrive il copione, qualcuno che conosce il trama. Vi racconto un piccolo episodio di quando abbiamo girato il film Vivere la felicità, in inglese Finding Happiness. Okay. Swami ci aveva dato l'idea di fare un film sulla sua vita e anche sulla comunità. E non avendo nessuna esperienza, siamo andati a Hollywood. Thank you. Thank you so much. Okay. Siamo andati a Hollywood, abbiamo trovato un produttore, un direttore e anche qualcuno, un professionista, di scrivere il copione. Quindi ha scritto un copione, bello, abbastanza. Swami ha detto, sì, mi piace. Si sentiva dalla sua voce che non era tanto convinto, no? Quindi, però ha detto, è bello. Lui fa così, quando facciamo un grande sforzo, lui riconosce, no? Cioè l'energia che noi mettiamo anziché il risultato. Quindi ha riconosciuto la nostra dedizione e energia, però aveva sentito qualcosa nella sua voce che diceva che non era totalmente soddisfatto. Quindi troviamo un altro scrittore di revisionare e è diventato peggio proprio. A quel punto ha detto, oddio, devo andare proprio dalla fonte di questa storia. Chi è? Swami Kriyananda. E poi un giorno lo scrivo, chiamo, dico, Swami, potresti tu scrivere il copione e senza nessuna sfumatura di giudizio, di rimprovero nella sua voce. Lui ha detto, penso che è una buona idea. Lo proverò, lui dice con molta umiltà, e poi lui scrive il copione per il film, perché un vero film deve essere scritto dal vero autore. Okay? È Dio che ha scritto questo film cosmico e ciascuno di noi abbiamo un ruolo di recitare. Ma quanto libero arbitrio abbiamo nella nostra recitazione? Stavo pensando di alcuni film che a me piace guardare, sapendo che il copione è scritto, no? In un film, però tocca
dall'attore di interpretare quel ruolo. Mi viene in mente 3 cose, non so se voi avete visto. Uno era Pirati del Caribbean, avete visto? Ok. E chi ha recitato la parte principale? Johnny Depp, okay? Che ha fatto in un modo straordinario, no, proprio sorprendente. E quindi nessuno avrebbe mai pensato di quel ruolo di un vigliacco, di un cattivo che aveva questa personalità. Avete mai visto filmini di Sherlock Holmes, no? Il detective, sì? Avete visto? Ma ci sono stati tanti nella storia, iniziando quando negli anni, 30, in bianco e nero, mi pare chi era? Basil Rathbone, mi pare, e poi più recente, chi c'era? Benedict Cumberbatch. Okay? E ciascuno, sempre con quel ruolo, ha interpretato nel suo modo. Okay. E così con il film, con il nostro film. Quindi il copione c'è, okay? Però tocca a noi di interpretare e di fare il nostro meglio, ma noi siamo ancora dentro. Siamo dentro questo teatro, ma ci sono altri che sono usciti, no? Hanno capito che c'è qualcosa al di là di questo teatro della vita. E stiamo parlando dei grandi maestri realizzati. Oggi stiamo parlando di 100 anni del momento in cui Yogananda iniziava la sua missione. Ma la storia non inizia lì. Ci sono state delle profezie, Darshan aveva accennato un pochino, come nella la vita di Gesù. Leggendo la Sacra Bibbia, ho scoperto, non leggendolo, ma andando sull'internet, che ci sono più di 50 citazioni di profezia della vita di Gesù, ma secoli prima. Vi leggo solo uno, che è del profeta, come dite, Michea? Allora, e lui ha scritto: e tu, Betlemme, da te uscirà per me, sta parlando Dio, colui che deve essere il dominatore di Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Egli starà là e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Okay? Questo è uno di tante profezie. Quindi la vita di Paramahansa Yogananda non inizia alla sua nascita in 1893, non inizia quando lui mette piede in America 100 anni fa, ma inizia con la profezia da Gesù Cristo e Babaji. E ogni domenica leggiamo questo brano nella cerimonia di luce per farci ricordare l'origine di questo attore che recita un ruolo al di là della dualità. E questo leggiamo ogni domenica per ricordare questo momento di contatto e di profezia. Nelle altezze dell'Himalaya, con occhi colmi di amore divino, Gesù apparve al grande maestro Babaji. Le luci sull'altare maggiore della mia chiesa, disse Gesù, si sono oscurate, benché accesi sul minore altare delle caritatevoli opere. La luce della comunione interiore con Dio brucia a fiamma bassa ed è mal curata. Accendiamo di nuovo insieme, uniti,
nell'amore di Cristo, le candele su quell'altare divino. Così un nuovo raggio di luce fu inviato sulla terra attraverso i grandi maestri del nostro sentiero. Quando è successo questo? Chi lo sa? E chi lo sa dove? Dice nell'Himalaya, ma avrebbe potuto essere nel mondo astrale, quando questi due maestri si incontrano per un motivo, per un trama scritto, no? Dal grande autore di grande importanza. Come Yogananda aveva detto, che Dio aveva visto che il mondo orientale si era sviluppata molto nell'aspetto interiore, no? La vita interiore, la spiritualità, mentre il mondo occidentale si era sviluppato molto a livello pratico, della praticità. E Dio ha detto, ora è il momento di mettere insieme questi due aspetti, quindi uniti, no? Fra Cristo che rappresenta il mondo occidentale, Krishna che rappresenta il mondo orientale, insieme uniti nell'amore di Cristo, di questa coscienza, riportiamo questa luce della comunione interiore. È quello che l'Occidente aveva dimenticato. Allora, quindi da questo tempo antica arriviamo un po' più vicino, quando il momento che Darshan aveva accennato, quando Babaji incontra Swami Sri Yukteswar. Ci ricordiamo questo momento dall'autobiografia di uno yogi. Era ad un Kumbh Mela e Babaji aveva fatto una profezia a questo punto preciso, no? Prendendo spunto dal suo incontro con Gesù tempo dietro e poi ha portato più vicino ai nostri tempi. E Babaji sta parlando con Sri Yukteswar e lo chiama Swami, anche se lui non era ancora Swami, anche se lui era sposato al momento, lui saluta come Swami. Tu Swami hai un ruolo di svolgere nell'armonioso futuro scambio tra Oriente e Occidente. Fra alcuni anni ti invierò un discepolo che potrai formare affinché diffonda lo yoga in Occidente. Da lì mi giungono come un'ondata dilagante le vibrazioni di molte anime impegnate nella ricerca spirituale. Sento che in America e in Europa vi sono santi potenziali che attendono di essere risvegliati. Questi santi potenziali non sono solo in America, sono solo qui in Europa e penso che sono anche qui fra di noi oggi. A questo punto del suo racconto, Sri Yukteswar mi guardò, dice Yogananda, diretto negli occhi. Figlio mio, disse sorridendo alla luce della luna, tu sei il discepolo che anni fa Babaji promise di mandarmi. Okay. Quindi è stato profezzato la vita di Yogananda perché la sua vita fa parte di un dramma cosmico per questa terra, per questi tempi, per questa yuga. Arriva raramente sulla terra un tale maestro che ha la realizzazione, che ha la sintonia con Dio, che viene inviato come un messaggero da Dio per dirigere
e cambiare, trasformare la coscienza dell'umanità e cambiare la storia dell'umanità. E così Yogananda nasce e viene ad insegnare all'inizio di Dwapara Yuga, un momento critico nella storia dell'umanità. Krishna era venuto all'inizio di Kali Yuga per mantenere accesa la luce della verità. Gesù è venuto nel punto più basso di Kali Yuga, di mantenere accesa la luce della verità. E questi maestri, e Yogananda in particolare, nascono proprio alla soglia di Dwapara Yuga per aiutare a noi e tutta l'umanità di sintonizzarci con la mentalità, con le onde del Dwapara Yuga e poter lasciare dietro il Kali Yuga. Quando Yogananda era giovane, aveva già un forte magnetismo, come bambino. Tutti i suoi amici guardavano lui, no, come il leader. E era il momento storico quando India cercava di liberarsi, no, dall'inglese. E sono venuti da Yogananda un gruppo di giovani che erano molto attratti alla sua capacità del leadership, a persuadere lui di essere coinvolto in una rivoluzione con le armi. E Yogananda ha detto di no. Ha detto: io vedo che questo nostro paese sarà liberato, ma non attraverso la violenza, sarà attraverso i mezzi non violenti. Però Yogananda nel suo modo spirituale è stato un grande rivoluzionario, perché lui è venuto a rompere, si può dire rompere le scatole? In un altro senso, di rompere le scatole di Kali Yuga. Come Gesù disse, nessuno versa il vino nuovo in un contenitore vecchio. Il vino nuovo serve un contenitore nuovo. E questa era la sua missione, che continua oggi, perché siamo solo all'inizio di Dwapara Yuga. Yogananda era un grande rivoluzionario e vediamo solo in qualche modo che lui ha rivoluzionato la vita su questa terra. In Kali Yuga il concetto di Dio era molto concreto, molto formale, nel senso che Dio è una figura, una personalità. La personalità di Dio severo nel Vecchio Testamento, del Dio di amore attraverso Gesù Cristo, di Dio Krishna, di Dio Buddha. Cioè il concetto di Dio era limitato a qualcuno, ad una persona, ad una personalità. E Yogananda è venuto per rompere questa scatola, portando il concetto che Dio è coscienza. Ma che straordinaria! Coscienza non ha forma, coscienza non ha limite, coscienza non è settaria, coscienza non esclude. Nella coscienza tutti sono gli eletti, okay? Nessuno è escluso. Quindi Dio come coscienza, come Satchitananda. Questa era una prima rivoluzione e questo cambiamento non è facile per noi, sia nel campo spirituale o in qualsiasi campo.
anche nel campo politico, nel campo della medicina, della psicologia, no? È sempre così, riferito a qualcuno, mentre i concetti, i principi sono universali. E questo ha portato Yogananda. E oggigiorno anche i scienziati, okay, iniziando da Einstein, che iniziano a dire che in questo universo tutto è vibrazione, tutto è coscienza dietro ogni forma. Un'altra rivoluzione che Yogananda aveva portato. In Kali Yuga il modo di relazionarci con Dio di nuovo era molto formale, cioè collegato con la forma. La cerimonia, il rito, la preghiera, ma la preghiera formale. Ora vi racconto una storia in cui Arjuna c'entra. Quando siamo arrivati in 1985 dall'America, eravamo in pochi e avevamo un soggiorno, un visto come missionari, perché Italia aveva e ha ancora un accordo con l'America di riconoscere le religioni e i ministri. E noi dall'America di Ananda siamo conosciuti come ministri. Quindi eravamo tranquilli con il nostro visto. Ma arrivando qui in Umbria e in Assisi, diverso da Como, dove nessuno ci ha saputo niente di noi, arriviamo qui e come si dice, viaggia la voce che è arrivata Ananda. E un giorno riceviamo per posta la notizia che dobbiamo uscire dall'Italia. Quanto tempo avevamo? 2 settimane, un mese, qualcosa del genere, perché è stato rivocato il nostro visto come missionario. Quindi non sappiamo cosa fare. Chiamiamo Swami e Swami dice: il vescovo. È lui che ha paura di noi. Quindi andate a trovare il vescovo. E io dico, mi ricordo, sono al telefono, questo era prima dei cellulari, e dico a Swamiji, come si dice in italiano, ci stai mandando you're sending us in Daniel's, in the lion den, ci stanno mandando nella tana del leone, come Daniele. E lui con molto calma dice sì, è così, andate. Quindi vanno 3 persone, c'era Arjuna, c'era Ram e chi altro? C'eri tu, Kirtani? Penso di no a quel punto, erano in 3, io no. E hanno appuntamento con il vescovo di Assisi. Entrano, lui dietro questo grande scrivania e così. Entrano e senza salutare, senza le cose un po' formale, la prima cosa che dice il vescovo, così mi hanno raccontato: siete cattolici? E Arjuna risponde: sì, sono, perché è cresciuto, è cattolico. E il vescovo dice: allora, quale preghiera fai? E Arjuna, essendo molto genuino, lui descrive il suo modo di pregare. Lui dice: ma io parlo con Dio, io racconto tutte le cose nel mio cuore, chiedo a Lui il suo sostegno. E il vescovo dice: tu non sei cattolico, queste non sono le preghiere ufficiali. E questa è la mentalità, no, di Kali Yuga, il modo di rapportarci, no? Attraverso un intermediario,
attraverso un rito, una cerimonia, un mantra, okay? un fuoco, un havan. Ma Yogananda porta il Dwapara Yuga e dice il nostro modo di relazionarci con Dio è la comunione interiore. Quello che aveva detto Gesù, no? A Babaji. No? I miei discepoli si sono dimenticati la cosa più importante, la comunione interiore. E Yogananda insegna che attraverso la meditazione possiamo metterci direttamente in contatto con questo Dio coscienza e possiamo diventare anche noi come Gesù il Cristo, come Buddha, come Krishna, come tutti i grandi. E questo per Kali Yuga è blasfemia. Era per questo che Gesù è stato crocifisso, perché anche lui ha portato questa verità. Io e il mio Padre siamo una cosa sola. Allora, quindi Yogananda, rivoluzionario, dice: non servono le formalità, serve il cuore, serve l'amore, serve il nostro contatto diretto attraverso la meditazione, che è per tutti, non soltanto per i yogi, per gli eletti, ma per tutti quanti. Che cos'altro ci ha portato Yogananda all'inizio di questo yoga? La saggezza, la verità che l'anima è immortale, che la vita continua, che non c'è morte. Coscienza non può morire, che noi e la nostra vita siamo eterno, siamo immortali e che c'è una progressione di crescita, di evoluzione fra tantissime incarnazioni. Questa è una credenza tranquilla, cioè molto diffusa in Oriente, ma Yogananda porta questo in Occidente. Quando lui è arrivato 100 anni fa, quante persone in Occidente meditava? Quasi nessuno. E oggi quante persone nel mondo meditano? Ma milioni e centinaia di milioni. È comune oggi, è comune lo yoga. Prima dell'avvento di Yogananda, no. Con il suo avvento tutto cambia. Le cose che abbiamo a portato di mano oggi non esisteva. Il cellulare, il internet, la meditazione, lo yoga. Yogananda porta anche la verità che siamo fatti non di materia, ma di energia. Dio è coscienza e noi siamo fatti di energia, di prana. È quello che ci nutre. In Kali Yuga, come la gente si nutriva? Cibo e il potere, l'energia. Che cos'è? Fuoco, legno, vento, petrolio, il gas. Ma Yogananda dice no, dietro tutto c'è una sorgente illimitata e questo è il prana, l'energia vitale. Quando lui parlava di questo nel 1920, la gente pensava ma lui è pazza, non si può vedere il prana, come può essere? Eppure oggi il prana è la base di tantissime scuole di guarigione, anche i scienziati, i medici utilizzano i raggi di energia per il guarigione. Un'ultima cosa rivoluzionaria che Yogananda aveva portato
è che per conoscere Dio, per trovare Dio, per vivere una vita in Dio, non si deve rinunciare al mondo e allontanarsi. In Kali Yuga, per seguire Dio, che cosa si doveva fare? In India andare in una grotta, no? In Occidente andare in chiostro, okay? In un monastero, in un convento, ma totalmente distaccato. E Yogananda dice, non è più necessario, perché possiamo trovare Dio dove Dio ci ha messo, proprio qui. E Yogananda ci ha portato la possibilità di conoscere Dio, di sperimentare Dio, di servire Dio qui, nella nostra vita, insieme con la nostra famiglia, con tutti i nostri doveri. E così sono nati comunità spirituale. Yogananda ha portato il Kriya Yoga come uno strumento e di queste cose parlerà Uma. Allora, che cos'è il nostro ruolo in questo dramma, in questo film? Abbiamo parlato un po' del ruolo di Yogananda come messaggero, come avatar di Dwapara Yuga. E noi abbiamo anche noi un ruolo di recitare? Assolutamente di sì. Yogananda ci ha lasciato questa sua missione, perché non è una missione che durava soltanto 59 anni della sua vita. Siamo all'inizio di Dwapara Yuga. Ci ha indicato la strada, ci ha dato le chiavi, ci ha dato gli strumenti e ora tocca a noi. Noi siamo come i discepoli di San Paolo. Cioè San Paolo non conosceva Gesù, eppure lui ha portato avanti e i suoi discepoli, compreso l'Evangelista Luca, ha portato lui avanti. Swami Kriyananda apparteneva alla prima generazione dei discepoli di Yogananda, di questa missione di portare avanti Dwapara Yuga. Noi siamo della seconda generazione e della terza generazione, ancora vicino il suo potere, ancora incaricati. Come discepoli abbiamo responsabilità di servire il nostro Maestro. Ieri ho visto che tutti noi qui presenti sono discepoli. Ricordiamoci il nostro voto del discepolato. La meditazione quotidiana, la devozione e il servizio alla causa del Maestro. Noi siamo onorati di poter avere questa responsabilità e questa possibilità di portare questo messaggio attraverso la nostra trasformazione e di poter aiutare gli altri a trasformarsi. Chi porterà alla quarta generazione, alla quinta, alla decima e fra 100 generazioni, 1000 generazioni? Quante generazioni distanti siamo da Gesù Cristo? E chi porta avanti il suo messaggio? Quindi siamo noi. E è il nostro, what do I want to say? È la nostra salvezza. La nostra benedizione di essere così vicino a questo Maestro e questo grande messaggero che sentiamo ancora la sua presenza, il suo potere
e di poter portare avanti. Quindi siamo veramente benedetti. Jai Guru. E allora, oggi inizia i prossimi 100 anni. Con noi. Facciamo un intervallo di 20 minuti, non più. Ci torniamo alle 12:10, anche per voi che guardate a casa, e sentiamo Uma. Fratelli, tu capirai che siamo fratelli. Vai in ogni casa, guarda con amore, ascolta ogni affanno, le gioie di ogni cuore. Tu troverai soltanto fratelli, tu troverai soltanto fratelli. Diverse son le onde che vagano sul mar, ma sotto nel profondo c'è solo l'unità. Così in Dio siamo fratelli, così in Dio siamo fratelli. Diverse le parole, la mentalità, ma dentro ogni uomo c'è la divinità che dice siete tutti fratelli, che dice siete tutti fratelli. Fratelli siamo tutti figli del Signore, diversi nei vestiti, ma simili nel cuore. In Dio siamo tutti fratelli, in Dio siamo tutti fratelli. Sono qui da Napoli, la 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 la, cantano con gioia lì, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Con ogni sguardo, ogni fior, la 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 la, lei ci parla dell'amor, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Canta anche tu con me, la 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 la, manda i guai lontano da te, la 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 la. La 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 la. La 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 la. When you come from Napoli, la 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 la, life is long and joy is free, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Can't you hear this music say la 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 la? Dance your troubles all away, la 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 la.
La 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 la. La 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 la. Sono qui da Napoli, la 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 la, cantano con gioia lì, la 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 la. La 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 la. Ogni sguardo, ogni fior, la 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 la, lì ci parla dell'amor, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Canta anche tu con me, la 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 la, manda i guai lontano da te, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ora, Padre, che vivo in te, fiori e alberi cantano d'amor, niente è mio, è tutto tuo, vivo in te nella libertà. Ora, Padre, che danzo in te, festeggia tutta la terra con me. Tutti i fratelli miei s'uniscono per lodarti, o nostro Signore. Father, now that I wander with thee, flowers and fields seem alive with thy joy. All that I owned to thee I've given, now I sing in thy love I am free. Father, now that I dance in thy name, birds and animals share in my song. All my sorrows, all my merriment, join in music to set hearts aflame. Ora, Padre, che vivo in te, fiori e alberi cantano d'amor, niente è mio, è tutto tuo, vivo in te nella libertà. Ora, Padre, che danzo in te, festeggia tutta la terra con me. Tutti i fratelli miei s'uniscono per lodarti, o nostro Signore. Tutti i fratelli miei s'uniscono per lodarti, o nostro Signore. O Signore mio altissimo, la mia vita dedico a te, le fatiche, gioia e dolor, il piacere e la melodia. Fammi mezzo della pace tua, quando è buio guidami dal ciel, dove offesa che io porti perdon, dove l'odio che io porti l'amor.
Lord Most High, our Heavenly Father, all our lives we dedicate to Thee, all our labors, all our joys and woes, all our pleasure, all our melody. Make us each a channel of Thy peace. When in darkness, guide us from above. Where there's sorrow, may we sow Thy joy. Where there's hatred, may we share Thy love. O Signore mio altissimo, la mia vita dedico a Te, le fatiche, gioia e dolore, il piacere e la melodia. Fammi mezzo della pace Tua. Quando è buio, guidami dal cielo. Dove offesa, che io porti perdon. Dove l'odio, che io porti l'amore. Dal mio cuore ti chiamo, Signore, quanti anni che piango per Te, quanti anni che sogno vederti, o Signor, oggi vieni a me. Non lasciarmi più così solo qui, sono sempre tu, verrai tu. Long I've called you my Lord, long I've called you. Many years I have longed for your sight. Bathe the darkness with tears of devotion, offered candles in prayer to your light. How much longer, friend, must I cry your name? I am yours, ever yours. Will you come? Dal mio cuore ti chiamo, Signore. Quanti anni che piango per Te, quanti anni che sogno vederti, o Signor, oggi vieni a me, non lasciarmi più così solo qui, sono sempre tu, verrai tu. Porta del mio cuore tengo aperta io per te,
porta del mio cuore, tengo aperta io per te. Verrai tu, una volta vieni a me. Verrai tu, una volta vieni a me. Fuggiranno i miei dì senza vederti, Signore. Fuggiranno i miei dì senza vederti, Signore. Notte di, io ti cerco, notte di, io ti cerco, notte di. Door of my heart, open wide I keep for thee. Door of my heart, open wide I keep for thee. Wilt thou come, just for once come to me? Wilt thou come, just for once come to me? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, I look for thee, night and day. Night and day, I look for thee, night and day. Già che di ama bipolle ciorie. Già che di ama bipolle ciorie. Divanisci acci boci, ascia potnirokie. Divanisci acci boci, ascia potnirokie. Ridoio tutti rodva, cola acce ogni bar. Ridoio tutti rodva, cola acce ogni bar. Doia core ekba, esce chi giurabi. Doia core ekba, esce chi giurabi. Porta del mio cuore, tengo aperta io per te. Porta del mio cuore, tengo aperta io per te. Verrai tu, una volta vieni a me. Verrai tu, una volta vieni a me. Fuggiranno i miei dì senza vederti, Signore. Fuggiranno i miei dì senza vederti, Signore. Notte di, io ti cerco, 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 notte di.
I've roamed the far hills and learned many skills. I've wandered on many a shore. Though often I've thought I'd gained what I sought, a voice always said, there's more. Go sing with the sun and dance with the moon. Go ride on the highest star. The reaches of space lack one special place. It's there that my heart did soar. Have you seen Sorrento? Roamed her emerald hills, breathed her morning magic, flowers and bounding rills. Beauty spring is gladness, shaming mortal skills. Have you seen Sorrento? Gazed on Naples Bay, sailed upon the blue sea, heard the wavelets play. Tell her if you go there, I'll return someday. I've roamed the far hills and learned many skills. I've wandered on many a shore. Though often I've thought I'd gained what I sought, a voice always said, there's more. Go sing with the sun and dance with the moon. Go ride on the highest star. The reaches of space lack one special place. It's there that my heart did soar. Have you seen Sorrento? Roamed her emerald hills, breathed her morning magic, flowers and bounding rills. Beauty. Ok, bentornati in questo programma di questa mattina dedicata al centenario a Yogananda da 100 anni in Occidente, ancora qui, continuerà ad essere qui, e ora ascolteremo Naya Swami Uma che parlerà delle tecniche e della scienza e degli strumenti che Yogananda ha portato. Grazie. Can you just wait a second, please? Sì. Just give me a second. No, I have no time. See, just tell me when. There's a problem with the screen. They cannot see you. It's not. Oh. They don't see anything. I can't do anything about that. And I don't know why. Manifest.
Sì. But they can hear me. Right? Can we pray for the Preghiamo insieme per la tecnologia, dai. There you go. Yes, it worked. Grazie a Dio, grazie al Maestro. Grazie a te. It occurred to me when Shivani was talking. Mentre Shivani stava parlando, mi sono ricordato di una cosa. About these great souls that come at different times through the ages. Mentre parlava di queste grandi anime che attraverso i secoli tornano sempre. That we and when especially when Shivani said that Swamiji was of the first generation of Master, and we old people, the second generation, and on it goes. E specialmente quando Shivani ha rilevato come Swami Kriyananda era la prima generazione, poi quelli di una certa età di Ananda la seconda generazione e così via, generazione dopo generazione. Because when we look back historically, perché guardando indietro nella storia and look at for instance the history of the Catholic Church, per esempio studiando la storia della Chiesa Cattolica, it's hard to imagine or think of. È difficile immaginarsi, persino pensare. When Christ first started his mission. Quando esattamente il Cristo per la prima volta cominciò la sua missione. In a tiny place in the Holy Land in Israel. In un piccolo luogo nella Terra Santa di Israele. If anyone's ever been to the Holy Land, it's a great, great blessing to go to some of these places. Sì, per chi non è ancora andato, è una grandissima benedizione visitare alcuni di questi luoghi nella Terra Santa. But they were tiny towns and villages. Ma erano paesini, villaggi piccoli. Very, very poor. Poveri, tanto. Under the oppression of Rome. Sotto la dominazione dei Romani. And they had to pay taxes. Already very poor people had to pay taxes to Rome. E poveri come erano dovevano comunque pagare le tasse all'imperatore di Roma. They were people that were very, very oppressed. Erano veramente repressi, un popolo represso. And these are the people that Christ called to be his disciples. E erano queste le persone che Cristo ha chiamato i suoi a seguirlo come discepoli. They must have continually been saying, "Why is he talking to us? We don't know anything." Avranno pensato, ma perché si rivolge a noi che non sappiamo niente? I don't feel particularly holy or spiritual. Io non mi sento particolarmente santo o spirituale. It takes enough work and responsibility for me to live my life. Già per vivere semplicemente la mia vita ci vuole tanto lavoro, tanta responsabilità. And then fast forward 2000 years. E ora andiamo fast forward per 2000 anni. And look at what was created from that little tiny first group. E guarda che ne è venuto di questo gruppo iniziale piccolo. That's us today. Siamo noi oggi. It's hard to imagine what the future holds.
È difficile immaginarsi che cosa contiene il futuro, ci aspetta nel futuro. Dwapara Yuga is still young. Dwapara Yuga è soltanto agli albori, all'inizio. And so the power and greatness of this teaching, this life that Yogananda has brought to the West, E così il potere, la grandiosità di questo insegnamento, questo stile di vita che Yogananda ha portato in Occidente, is easy to miss. è facile perderla, non realizzarla. It's easy to miss and it's easy to misunderstand. È facile che non ti rendi conto della grandezza e anche che non la capisci bene. But the power and greatness of it Ma il potere, la grandezza is still present within it. è comunque, continua ad essere presente in questo. Just as Christ's message was in what he was doing with a tiny little group of poverty-stricken, poor in every way people. Così come il messaggio di Cristo è presente, iniziato anche lui con un piccolo gruppo di persone che vivevano nella povertà. So we are a part of something powerful and great. E così siamo parte di una cosa potente e grande. Not just for the world, although that is a very important part. Non solo per il mondo, anche se questa è una parte importante, but individually. Ma anche individualmente. Because one of the things I want to talk about is what Master called his teachings and his mission. Perché vorrei enfatizzare una cosa, è come Yogananda, il nome che Yogananda ha dato ai suoi insegnamenti e alla sua missione. He had many names actually for his teachings. In realtà aveva tanti nomi per i suoi insegnamenti. And I want to focus on the art of living, how to live. Però io vorrei rilevare uno di quelli, arte di vivere, come vivere. Now, it sounds very simplistic to say how to live. Sembra semplice dire come vivere. But when you think of Western civilization and how we teach people to prepare them for life, ma se pensiamo alla civiltà occidentale e come noi insegniamo i giovani per prepararsi alle sfide della vita, we are taught many things. Ci insegnano tante cose a scuola. But we're not taught how to live. Ma non ci insegnano come vivere. In English we say we're taught reading, writing and arithmetic, which is actually arithmetic, but to make it rhyme. E quindi in India le 3 R sono reading, writing and arithmetic, che sono in realtà scrivere, leggere e matematica. And those are then given you to prepare you to go out and live your life. E con quelle cose ti devi preparare e vivere la tua vita. Nobody is taught how to be a good human being. Nessuno ti insegna come essere un essere umano buono. Nobody's taught how to be a good father or mother. Nessuno ci insegna come essere un bravo padre, una brava madre. Nobody is taught how to work with themselves so that life works better for them. Nessuno ci ha insegnato come lavorare su noi stessi perché poi la vita funzioni meglio per lui o lei. And no one is given techniques to help us to live life. E nessuno ci ha dato delle tecniche che ci possono aiutare a vivere la vita. Except reading, writing and arithmetic. Tranne leggere, scrivere e fare i calcoli, matematica. So you're good at math or you're bad at math. You're good at reading or you're bad at reading. Does it help you to live your life? In some basic way, yes. Ma quindi tu puoi essere bravo nella lettura, nella scrittura o meno, ma tutto questo ti aiuta a vivere la tua vita? Forse in un certo modo di base, alla base sì. So what Master gave every individual that follows his teachings Ma quello che il Maestro dà ad ogni individuo che segue i suoi insegnamenti is a way to live where we can grow spiritually and especially grow closer to God. è il modo di vivere una vita più spirituale che ci porta più vicino a Dio. And do it wherever we are,
whatever we are doing. E di farlo dovunque siamo e qualunque sia la nostra occupazione. And you are successful or not Tu se hai successo o meno, by the energy you give it or don't give a it. secondo la misura e la qualità dell'energia che ci dedichi o che non ci dedichi. It's up to you, the individual. Dipende da te come individuo. So we can work on ourselves in every way. E così possiamo lavorare su noi stessi in ogni modo. We all know our strengths, we all know our own weaknesses. Conosciamo tutti i nostri lati forti e anche i nostri lati deboli. And he, Master, in his teachings, has us use our strengths to change our weaknesses. E nei suoi insegnamenti il Maestro ci fa usare i nostri lati forti per superare i nostri lati deboli. And to change them, I mean, into strengths. E trasformarli in una forza. And the basis of his body of teachings E alla base dei suoi insegnamenti is, of course, the path of Kriya Yoga, c'è naturalmente il sentiero del Kriya Yoga, where we have meditation as the foundation of our inner life. dove la meditazione diventa il fondamento della nostra vita interiore And developing our inner life e dove sviluppiamo la nostra vita interiore, is developing our relationship with God. cioè sviluppare la nostra vita interiore equivale a sviluppare un rapporto con Dio. And from that place E da quella dimensione that is developed through meditation, che viene sviluppato attraverso la meditazione, which is to say our spiritual magnetism, our spiritual reality, che quindi riguarda il nostro magnetismo, la nostra realtà spirituale, is our foundation for how we live our life outwardly. diventa il fondamento di come noi viviamo la nostra vita nel mondo. Because esterno. as Shivani mentioned, Perché come ha detto Shivani, life, God, we are ultimately consciousness. Dio, la vita, noi siamo tutti nell'ultima analisi coscienza. And the nature of that consciousness E la natura di questa coscienza is the presence of God is within it. è che la presenza di Dio ne è contenuto. We're not just bodies. Non siamo solo corpi, We are immortal souls. siamo anime immortali. And that's what we have to focus on and do focus on, especially in our sadhana, in our spiritual practices. Ed è su quello che ci dobbiamo focalizzare e ci focalizziamo durante il nostro sadhana, le nostre pratiche spirituali. So as that develops within us, E come questa cosa cresce dentro di noi, it informs everything else we do. dà poi la sua input impronta in tutte le cose che facciamo. So we find ourselves in a situation like we're in this day right now with coronavirus. Per esempio, ci troviamo in una situazione come quella dei tempi moderni con il Covid, con il coronavirus. And it makes life insecure for many. E questo dà un senso di insicurezza alla vita per molte persone. Or anxious. Oppure crea ansia in tante Or persone. really fearful. O addirittura paura. And maybe even angry. E forse anche rabbia. And all of that is in reaction to a situation. E tutto questo nasce come reazione a una situazione esteriore. And Master, in his teachings, has a way to work with ourselves to overcome those things. E il Maestro nei suoi insegnamenti ha il modo di lavorare, ci insegna a lavorare su noi stessi in modo tale da superare tutte queste cose. So we bring our meditative life, that foundation of the spiritual life, E così portiamo la nostra vita meditativa, il fondamento della vita spirituale, out into everything we do. la portiamo fuori in tutte le cose che facciamo. And in that process, E in quel processo we are spiritualizing life, yes, stiamo spiritualizzando la nostra vita, sicuro. but more importantly, we are developing our relationship with God in our everyday
life. Ma cosa più importante, stiamo sviluppando il nostro rapporto con Dio nella nostra vita quotidiana di tutti i giorni. And this is the great power of what Master has given each individual soul. Ed ecco qual è quindi il grande potere del dono che il Maestro dà ad ogni anima individualmente. In the past, Kali Yuga, in the traditional monastic communities of the church, Nelle comunità monastiche tradizionali del Kali Yuga, della Chiesa, it was only people that were in monasteries, only monks and nuns could live a life like this. praticamente solo le monache e i monaci nei monasteri potevano vivere una vita come questa. But Master said, no, everybody can live this way. Ma il Maestro ha detto no, tutti possono vivere così. It's what we were born for. È per la cosa per la quale siamo nati. God, it's a favorite quote of mine from Master, God doesn't have favorites. Amo molto citare questo detto del Maestro, il Dio non ha preferenze. God does not have, I said that. Master said, God loves each one of us as much as he loves his greatest saints. Dio ama ognuno di noi tanto quanto ama anche i suoi più grandi santi. The saints are not favorites. I santi non sono i suoi preferiti. Everybody is a favorite of God's. Ogni individuo è preferito da Dio. But we have to live a life that helps us to not just intellectually know that, but to know it in every cell of our being. Ma dobbiamo vivere la nostra vita in modo tale da realizzare questa cosa non soltanto col nostro intelletto, ma con ogni cellula del nostro essere. What does that create? Che cosa crea questo? It creates incredible security. Dà una incredibile sicurezza. Incredible self-confidence. Una incredibile fiducia, autofiducia. Fearlessness, or at least the beginning of fearlessness. Inizia uno stato dove c'è proprio assenza di ogni tipo di paura. Because we know we are loved and cared about right now. Perché sappiamo che siamo amati e che Dio si prende cura di noi qui e ora. They don't wait until we're perfect. Loro non aspettano la nostra perfezione. They love us now. Ci amano adesso. It's a very important part of the spiritual life. E questo è un aspetto molto importante della vita spirituale. The recognition that all are loved by God right now. Riconoscere che ognuno di noi è amato da Dio qui ed ora. Master said that God is as close as your own thoughts. Il Maestro dice Dio è tanto vicino a te quanto i tuoi pensieri più intimi. Always. Sempre. Right now. Qui e ora. Whatever you're thinking, God is right behind that, Master said. Qualunque cosa tu pensi, dietro a quello si trova Dio. So we go from here to the dining room on that walk. Try to imagine God with you. E quindi camminiamo da qui alla sala pranzo e durante quella camminata provate a pensare a questo. Because He is. Perché Lui è vicino. Master is with us always. Il Guru è con noi sempre. So understanding and working at our relationship with God and the Gurus is crucial to what Master is giving to us. E così capire e lavorare sullo sviluppo del nostro rapporto con Dio e con i maestri è fondamentale per poter accogliere ciò che il Maestro ci dà. So that's the gift, the benefit of what Master gives us. Ecco il beneficio del dono del Maestro. And our work to have that happen is our sadhana. E il nostro compito per far succedere tutto questo è il nostro sadhana. We have to live a life of self-control and balance. Una vita di autocontrollo e equilibrio. Think psychologically or emotionally. Anche equilibrio psicologico, emotivo.
We have to be disciplined in our sadhana, Dobbiamo esercitare disciplina nel nostro sadhana, practice our meditation daily, praticare la meditazione quotidianamente, practice the energization. praticare la ricarica ogni giorno. These take discipline to continue. E richiede disciplina per continuare. And they also take discipline to do them effectively. I'll explain. E richiede una disciplina anche farli in modo efficace, come adesso spiegherò. We don't want to become mechanical, Non vogliamo fare le cose in modo meccanico, because something we do every day can become mechanical. perché una cosa che facciamo ogni giorno può diventare meccanico. So we have to develop devotion, E love, quindi vogliamo sviluppare devozione, amore, love for the teachings, amore per gli insegnamenti, love for Master, amore per il Maestro, love for God, amore per Dio, love for God within us, per Dio dentro di noi, love for God in everyone, in others, per Dio in tutti gli altri, love for God in everything, amore per Dio in tutto, self-control and balance. autocontrollo e equilibrio. These are key words that Master uses over and over again in his teachings. Sono parole chiave che il Maestro usa sempre di nuovo nei suoi insegnamenti. And so is the practice of joy, E così anche la pratica della gioia, because discipline can sound, rigid, firm, but a little tight, a little tense. perché una ferma disciplina può diventare anche rigida o ci può essere tensione, But we have to remember why we are practicing discipline. ma bisogna ricordarsi il perché della disciplina. It's to draw close to God. È per avvicinarci di più a Dio. And God is joy, God is love, God is peace. E Dio che è gioia, amore, pace. I'll never forget reading Master talking about the practice of joy for the first time many, many years ago. Ricordo come molti anni fa lessi per la prima volta quello che il Maestro scrive sulla pratica della gioia. He said, we think of joy as a consequence of something. Dice, noi pensiamo alla gioia come se fosse la conseguenza di qualcosa. So it could be the consequence of I want an ice cream and you get one. Può essere quindi il risultato del desiderio soddisfatto di avere un gelato. And so you're happy that you got one. E così sei felice perché hai il gelato che volevi. Or the consequence of a deep meditation. Ma può anche essere la conseguenza di una meditazione profonda. And he said those are real. E lui dice sono gioie reali, But the truest joy is when you choose to be joyful. ma la gioia più vera è nella scelta di essere gioioso. Not because of a result of something, Non perché come risultato di qualcosa, but because God is joy. ma perché Dio è gioia. And I want to be in that presence, in that consciousness. E io voglio essere in quella presenza, in quella coscienza. So he said, choose joy. E così lui dice scegli la gioia. That's quite a statement, especially in today's world. È un'affermazione piuttosto forte, specialmente nel mondo di oggi. But he likened it again to a practice of self-control. Ma di nuovo lo mette accanto a una forma di autocontrollo, lo presenta come una forma di autocontrollo. It's easy for us to fall into negativity, melancholy, etc. È facile per noi cedere, arrenderci a forme di negatività, di malinconia, eccetera. Choose joy instead. Invece scegli la gioia. It is something we can practice. È una cosa che può essere praticata. The world needs more joy. Il mondo ha bisogno di più gioia. Be a channel for it, for the world. Siate un canale di gioia per il mondo. The world needs more love. Il mondo ha bisogno di più amore. Be a channel for it, for the world. Sii un canale per quest'amore per il mondo. The world needs more peace. Be a channel for it, for the Il mondo world. ha più bisogno di pace e anche lì sii tu il canale.
Be the change you want to see. Sii tu il cambiamento che vorresti vedere nel mondo. The masters always bring it back I to the individual. maestri riportano tutto sempre all'individuo. Every individual is responsible for world peace. Ogni individuo porta la responsabilità della pace mondiale. Absolutely. Sicuro. And that's what learning how to live is about. Ed ecco che cosa ed è proprio questo l'arte di vivere. So learning how to live is practicing the things that the masters are asking us to practice in our own little way. E imparare a vivere allora sta nella pratica delle cose che i maestri ci danno, nel nostro modo semplice, piccolo. Because we're one person. Nel nostro piccolo, perché siamo un individuo, siamo una persona. But Master said, if you want to change the world, you have to change people. Però il maestro dice, se vuoi cambiare il mondo, devi cambiare le persone. If you want to change people, se vuoi cambiare le persone, you have to change yourself. Devi cambiare te stesso. So the power of that, it seems so small that it's just me working on myself. But no, if the whole world is doing that, we have a completely different world. Chiaramente sembra così poco, no? Solo io che lavoro su me stesso, ma non è così. Se tutto il mondo lavorasse su se stesso, tutte le persone avremmo un mondo completamente diverso. So we have sadhana as the basis of how to live. Così abbiamo Spiritual practices, meditation. Abbiamo sadhana come la base dell'arte di vivere, le pratiche spirituali, la meditazione. The path of Kriya Yoga. Il sentiero del Kriya Yoga. We bring what we develop through meditation into our everyday life. E portiamo ciò che abbiamo sviluppato nella nostra meditazione, lo applichiamo nella nostra vita quotidiana. In the ways that we've been talking about. Nei modi in cui di cui ne abbiamo parlato. And we add to that service to others. E quindi c'è da aggiungere a questo un servizio agli altri, il servizio agli altri. That we relate to others in a spirit of service. Che noi riusciamo a rapportarci agli altri in uno spirito di servizio. Another phrase that I vividly remember, just like practice joy, from reading Master's teachings very early on, years ago. Un'altra frase che mi ricordo di questi primi anni quando cominciavo a studiare gli insegnamenti del Maestro. Was he said, see your boss as your guru, wherever you work. Dice, dovunque tu lavori, il tuo capo considera il tuo guru. And your mind immediately says, well, what if my boss is an idiot? E allora certamente la risposta è, ma se la domanda che la mente porta è, ma se il mio capo è un idiota? And Master says, basically, within reason, still think of him as your guru. E ancora, dice il Maestro, ancora consideralo il guru. Within reason. In modo ragionevole. I mean, if he asks you to do something that, is adharmic, no. But generally speaking, see him as your guru. Se ti chiede di fare una cosa che non va bene con il Dharma, no, ma in genere trattalo come il tuo guru. And what masters are trying to do when they make those outrageous statements to us? E quello che i maestri fanno quando fanno queste affermazioni enormi, intense a noi, is self-control again. E di nuovo si può riportare di nuovo all'autocontrollo. Well, what do you mean, sees my boss as a guru? My boss is an idiot. Look at the reaction. Is there any self-control here? Guarda la mia reazione. Ma che vuoi dire il mio capo sarebbe il mio guru? Il mio capo è un idiota. Lì manca l'autocontrollo. But it's seeing, try to see something here for you that will serve you and serve others. In the process. Ma di vedere qualcosa per te che a un certo punto ti tornerà utile a te e anche per gli altri nel processo. What is it that makes the boss an idiot? Che cos'è che rende il capo un idiota? And what is he doing that makes him the boss? He's doing something right. Qualcosa di giusto farà pure che fa di lui il capo. So find your way through the emotional reactions to a point where you can be balanced and centered and trying to serve.
E quindi trova la tua strada attraverso questa miscela di reattività, di reazioni, fino al punto dove trovi il tuo equilibrio, il tuo centro, la centratura e poi di nuovo servire. Masters do not mince words. Le parole i maestri non usano mezzi termini. They mean everything they say. Quello che dicono, lo dicono perché sono seri. See your boss as your guru is guidance for us. We have to find our way through it. È una forma di guida quando dicono guarda il tuo capo tratta il capo come il tuo guru, e noi dobbiamo cercare di capirlo. And if we can't, get another job with another boss. E se non possiamo, se è impossibile, trovati un altro lavoro con un altro capo. You know, we have to see in their words that there is a message that's meant for me personally, you individually, every one of us. Dobbiamo trovare nelle loro parole un messaggio che è per noi, ognuno di noi individualmente inteso. And we have to work with that. E con quel messaggio dobbiamo metterci al lavoro. Not push it away. Non evitarlo, non cercare di allontanarlo. And it's like Christ saying, love your neighbor. È come Cristo che dice semplicemente ama il tuo prossimo. And we ask the question, who's my neighbor? E allora ci portiamo la domanda, ma chi è il mio prossimo? Well, it's whoever is in front of you right now, or near you. Chiunque ti stia di fronte o vicino a te. And we think of the ways that, it's not only Christians, it's every religion has its flaws in this. E questo non è soltanto nella religione cristiana, ogni religione ha le sue pecche. But the way, when you think historically, the way blacks have been treated, the way gays have been treated, the way Jews have been treated, do you think any master would say this is good or spiritual? Pensa nella storia recente come sono stati trattati gli africani, gli ebrei, gli omosessuali. Ci sarebbe un maestro che approverebbe questo? That because somebody is different, it's okay for me to treat them any way I want to? Che solo perché una persona è diversa da me lo posso trattare come mi pare? Self-control. Anche lì, autocontrollo. It's for everybody. È per ognuno di noi. And you do not point at others and say, well, you're not doing it. You point here. E non punti il dito accusatorio agli altri che non hanno autocontrollo, no, lo punti contro te stesso. I love Alcoholics Anonymous. They have these great statements that they say to people. Gli alcolizzati anonimi hanno questi fantastici aforismi. When you point a finger at someone else, you've got 3 pointing back at yourself. Quando tu punti il dito a qualcun altro, 3 altre dita puntano a te. So pay attention to the 3, not the 1. Quindi guarda quelle 3 dita che puntano a te e non gli altri. Because to change the world, we have to change people. To change people, I have to change first. Perché per cambiare il mondo dobbiamo cambiare le persone, e per cambiare le persone devo cambiare prima io. Excuse me. So thinking of how to live is a wonderful, wonderful part of Master's gift and legacy to us. E quindi pensare all'arte di vivere, come vivere, è un dono bellissimo che il Maestro ci porta. And it takes a lifetime commitment on our part to do it. E ci vuole un impegno a vita da parte nostra per realizzarlo. The other part of Master's work that I want to just talk about, it's going to be brief, but we started a little late. I'll go over a little bit. Un'altra parte dell'opera del Maestro di cui vorrei parlare is his creation of world brotherhood colonies. È come ha creato his desire to create. Il suo desiderio di creare colonie per la fratellanza mondiale. Because as I mentioned, traditionally spiritual communities were monastic communities, monks or nuns. Perché come ho detto prima, tradizionalmente le comunità spirituali erano monastiche, monache o monaci. Yeah, but a Master's idea was to have communities where you could be monastic, a monk, a nun, or have a family. Ma l'ideale del Maestro è di avere comunità dove ci potevano essere entrambi, monaci e monache, oppure persone che volevano una famiglia. So everyone is included in this.
E così ognuno viene incluso in questo. And this part of Master's mission E questa parte della missione del Maestro, is the part that Swami Kriyananda picked up e questa è la parte che ha preso, di cui si è fatto carico Swami Kriyananda when he created Ananda. quando ha creato Ananda. And Master had principles that he suggested for people that wanted to live in these E il communities. Maestro ha dato delle linee guida per le persone che volevano vivere in colonie per la fratellanza mondiale. First of all, he said it's where you live, work, and worship all together in the same place. Prima di tutto si tratta dove vivi, lavori e preghi, tutto nello stesso posto. And we all support each other. Poi ci diamo tutti il supporto. We are a spiritual family. Siamo una famiglia spirituale And we are as responsible to our spiritual family as we are to our biological family. e abbiamo la stessa responsabilità verso la famiglia spirituale che abbiamo verso la famiglia biologica. And Master pretty much said more so E il Maestro than dice our biological family, addirittura di più, because it's from other lifetimes. perché lì parliamo di altre vite. So we heard the song when we saw the little film. E così abbiamo ascoltato, guardando il filmato, abbiamo ascoltato una canzone, A New Tomorrow. Un nuovo domani. And it's Swamiji wrote this when he wrote his oratorio when he visited Israel for the first time. E questa ispirazione è venuta a Swami quando ha visitato Israele per la prima volta e ha cominciato a scrivere un oratorio. Because looking at what Israel has done since 1967, Perché se guardiamo che cosa ha fatto l'Israele dal 1967 in after poi, 2,000 years, or I don't know, 1,000 years of being gone, 1,000 years of being gone from Israel. 2000. The Jews, the diaspora started right after. Oh, it is 2000. 75, right? yeah. Grazie. Quindi dopo 2000 anni di diaspora, Yes, they came back basically in 1967 or 48. 48. Sono tornati finalmente in Israele gli ebrei nel 48. And so he was acknowledging what they have done in that relatively short time. E con questo canto Kriyananda ha riconosciuto quello che hanno fatto con la terra in così poco tempo. Because they developed a desert into a viable living country. Perché hanno trasformato un deserto in un paese vivibile. But we can also look at A New Tomorrow, the song, Ma possiamo anche guardare questo canto in un altro modo, as an anthem for Ananda, or the small communities that Master envisioned. come l'inno per Ananda e in genere le comunità piccole che Yogananda aveva come ideale. That we forget the past, Dimentichiamo il passato, how it's been done before, come è stato fatto prima, and do something new and different. e fare le cose in modo diverso e nuovo. I don't know who sent it to me, and I'm sure they sent it around to various people, but somebody sent me an email about the fact that in America, E qualcuno, non mi ricordo chi, mi ha mandato una volta una mail sul fatto che in America there was a group of people, all black, c'era un gruppo di persone di colore who decided to buy land together. che decisero di comprare terre insieme. It's moving. È molto commovente. Because where blacks live typically in America Perché in genere dove vivono la gente di colore negli Stati Uniti is not very nice at all. non in posti molto belli, They live in inner cities, in slums. nelle baracche, nelle città, le parti povere della città. That when you say the names, people know are dangerous places to live. Not just, I mean, for anyone that lives there. Che vengono associati da tutti come posti pericolosi, precari. South Central LA. Per esempio Los Angeles Sud, centro-sud. Watts. There are others. Watts is a neighborhood. Si chiama Watts. So in those places,
blacks feel unsafe. E in questi luoghi gli afroamericani non si sentono sicuri. And so this group of people got together, pooled their money. E così questo gruppo di persone viene insieme, mette insieme le risorse. And they've bought land. And they're going to live together and worship together. Terre per vivere insieme, per pregare insieme. And support each other. E per dare supporto. The principle of small communities, its time has come. Il principio della manifestazione di piccole comunità è arrivato, il momento di farlo è adesso. So this idea of living together, working together, and supporting each other in our spiritual ideals. E così quest'idea di venire insieme, vivere insieme, dare supporto reciproco nei nostri ideali spirituali is an answer to many of the world's ills. Contiene la risposta a tanti dei mali del mondo odierno. And so as time goes on and things get more difficult, it looks like we're not going to be over this corona thing anytime soon. E come il tempo va avanti e le cose diventano più difficili, per esempio non sembra che il periodo del Covid finisca fra poco. The ideal of simple living becomes much more important. L'idea di una vita semplice diventa sempre più importante. Because it's about, it's ecological, it's less wasteful, it's everything about it is positive for what's going on in the world today. Perché ogni aspetto contiene una risposta positiva, per esempio l'ecologia e lo spreco, tutto risposte positive a quello che succede nel mondo oggi. And it's the ideal that Master literally envisioned. Ed è anche l'ideale che il maestro letteralmente ha visto. He wanted people to share their resources, all their resources. Incoraggiava le persone a condividere tutte le loro risorse. And for the support of everyone. Per poter supportare tutta la comunità. So your talent, your gifts, your money, your energy, everything. I tuoi doni, i tuoi soldi, tutto. He saw as a part of the small community movement. Lui vedeva tutto questo come parte del movimento delle piccole comunità. That he called World Brotherhood colonies. Che lui chiamava colonie per la fratellanza mondiale. So he said all of them should have people that are invested in plain, simple living. Quindi ognuno di queste comunità dovrebbe avere abitanti che investono nella vita semplice. And high thinking. E pensieri elevati. The high thinking comes from how to live. E i pensieri elevati emergono quando impari come vivere. So again, in a community like Ananda, e di nuovo in una comunità come Ananda, every individual working on themselves affects the whole. Ogni individuo che lavora su se stesso ha un impatto positivo su tutti gli altri. So if someone is not working on themselves, it shows. E quando qualcuno non lavora su se stesso, questo pure ha un impatto, si vede. So in a smaller group, it's more important that we live the way that Master is telling us to live. E quindi in un gruppo ancora più piccolo il gruppo, più diventa ancora importante vivere la vita come il Maestro ce lo insegna. So every individual is creating their relationship with God. Così ogni individuo crea il suo rapporto con Dio. Through sadhana. Attraverso sadhana. Through the path of Kriya Yoga. Attraverso il sentiero del Kriya Yoga. Every individual is then living their everyday life and their work. E vive la vita applica questi principi nella vita quotidiana, nel lavoro. With self-control and balance. Autocontrollo e equilibrio. Supported by their love for their sadhana, for God, for Guru. Supportato dal loro amore per il sadhana, per il Dio, per il Guru. You can see how these principles create a positive environment for everybody when everybody is working on themselves. Puoi vedere come questi principi creano un ambiente positivo per tutti
se tutti lavorano su se stessi. So wherever you are, whatever you're doing, Dovunque tu ti trovi, qualunque cosa tu stia facendo, you can create your own community. puoi creare la tua comunità. And by that I just mean where you work, in your family, whatever you're doing. Dovunque tu lavori, con la tua famiglia, qualunque cosa tu faccia, Bring these principles inserisci questi principi in your world. nel tuo mondo And you're doing your part, as Master said, e facendo la tua parte, come ha detto il Maestro, to change the world. per cambiare il mondo. God bless you all. Dio vi benedica tutti. Jai Guru. Jai Guru. Vorrei prima di tutto ringraziare Uma e Shivani per i loro bellissimi discorsi. Siamo quasi alla fine di questa mattinata. Volevo solo aggiungere alcune considerazioni che forse possono essere ancora utili. Uno è che una cosa che Swami Kriyananda ha detto, che questi maestri della realizzazione del sé non è la prima volta che sono venuti. Lui sente, Swami Kriyananda scrive proprio che questi maestri tornano ogni volta di nuovo per aiutare il mondo, la Terra, il pianeta in una fase di transizione. Ma questo cosa vuol dire, come riguarda noi questo? Questo vuol dire che anche la nostra è una famiglia antica. Praticamente se tu, non so se avete mai visto persone che quando parli di Yogananda o fai vedere la foto, proprio non c'è via di accesso, non gli tocca, perché non fa per loro. E non si può, è impossibile convertire, tra virgolette, una persona che semplicemente non è lì. Io ho conosciuto persone molto spirituali, molto intelligenti, che dicevano no, questo non fa per me. Se al contrario Yogananda e questa vibrazione dei maestri fa per te, allora non c'è modo in cui puoi scappare, che questo allora devi anche accogliere e approfondire questo riconoscimento. È impossibile imparare a fare tutte le cose che Uma ci ha detto se non c'è alla base il riconoscimento già di far parte di questa vibrazione. L'abbiamo riconosciuto. Una delle cose che ce lo fa capire con maggiore chiarezza ancora è come Yogananda rende vivi gli insegnamenti di Gesù. Perché io stesso, che sono nato in una famiglia che meno religiosa di così non esiste, nella città meno religiosa del mondo, Amsterdam, okay, avevo un rapporto con Gesù che è venuto da dentro di me. Chiedevo io a mio padre di portarmi in chiesa. Quando poi ho visto Yogananda per la prima volta, ho visto la sua foto, un mio amico, avevo già fatto un po' di ricerche nella filosofia orientale, la spiritualità orientale, e mi aveva profondamente ispirato. Quando vidi la foto di Yogananda per la prima volta, chiedo a un mio compagno di scuola, un vecchio compagno di scuola, chi è questo? E la sua risposta era: questo è Yogananda della coscienza cristica. E così due cose nella storia della mia anima si sono subito riunite, cioè l'amore per la meditazione e un legame profondo con Gesù.
con il Cristo. E più tardi anche un legame profondo con Krishna, perché Yogananda scrive di entrambi. Allora, perché vi racconto questo? Per darvi un esempio che quando tu nella tua vita incontri, e come tutti voi avete fatto perché siamo qui insieme, incontri questa vibrazione, non stai iniziando una cosa nuova, stai riprendendo nelle tue mani i fili di una storia antica della tua anima, così come Uma ha anche implicato in quello che lei ha raccontato. All'inizio accettare questo può essere difficile, perché soprattutto quando siamo più giovani, chiaramente abbiamo l'influenza immediata sulle nostre cellule proprio. Da dove viene? Non viene dall'anima, ma viene dalla nostra educazione, della nostra famiglia, la storia nostra familiare, la famiglia biologica. Ok? E questo non si può negare. Quando, come ha citato Uma, il maestro dice la famiglia spirituale è più importante della famiglia biologica, questo non è una cosa che possiamo accettare, molti di noi può accettare subito, ma è una cosa che bisogna sviluppare, una coscienza che bisogna sviluppare. Io mi ricordo anche quando ho conosciuto Swami Kriyananda per la prima volta nel 1985, lui portava nella mia vita questa ondata di luce e del nuovo. Finché non l'avevo incontrato di persona, ero al sicuro. Non avevo da temere perché studiavo le sue lezioni di Raja Yoga e i suoi racconti su come la vita con Yogananda. Quando l'ho incontrato, ha cominciato a chiamarmi a cambiare vita, stile di vita. Okay? Esattamente così come lo ha fatto Gesù 2000 anni fa. Ne ha parlato Uma, è andato alla spiaggia, credo, del lago vicino a Capernao, si chiama, credo, il posto, ha detto tu, e tu, e tu, e 12 volte, tu, vieni qua. Affare fatto. Però questo era possibile solo perché erano stati con lui già prima. Okay? Noi probabilmente ne abbiamo combinato di tutti i colori, di cotte e di crude, nelle nostre vite passate. Okay? Anche in una comunità di Ananda le persone hanno karma, chiaramente, e a volte si può manifestare anche tra le persone. Però abbiamo come quello che predomina, perché ci lavoriamo insieme, è il ricordo che questa vita spirituale e questo amore con Swami, con i maestri, è più importante. Cioè non potevamo stare a livello così alto se fossimo ancora serial killers. Metti che sei stato un serial killer in una vita passata, perché no? Se ne abbiamo avuto milioni di vite, forse in uno di quello c'è stato pure quello. Ma non ha più nessuna importanza. Tutte le persone che tu hai ucciso sono già rinate e hanno già avuto altre possibilità. Siamo arrivati a un punto dove Dio ci chiama non più lontanamente con un sorriso da qualcuno o una carezza da qualcun altro. Ci chiama direttamente e dice vieni qua. Ok? Allora si tratta quindi e lì è la parte, diciamo, meno razionabile, questa non è una parola, però la parte che non si può razionalizzare del rapporto guru-discepolo. Non si può, perché o c'è o non c'è. Lo senti nel tuo cuore, lo senti nella tua anima. Se c'è e lo riconosci, allora riprendi in mano quella che è la più grande benedizione della tua anima e di questa tua incarnazione e non cercare di razionalizzare. Vai attraverso tutto il processo di
di confronto con la tua famiglia biologica, forse confronto con il mondo diverso, che la pensano diversamente, ma rimani fedele in questo, tutto questo, a questo richiamo intimo, a questa appartenenza che non puoi e non devi spiegare a nessuno, neanche alle persone che ami di più nel mondo. Se loro non sono interessati, perché lo dovresti dire? Non ha importanza quello che pensano, è importante che tu rimani fedele a questo. Allora, 100 anni e il maestro è ancora presente, più che mai. 7 anni dopo la morte di Swami Kriyananda e lui è ancora presente, più che mai. Swami, il maestro ha detto, no, non il maestro, Rajarsi Yogananda ha detto a Swami Kriyananda, hai una grande opera da compiere, il maestro ti darà la forza di farlo. Qual era questa forza? Gliel'ha dato, il Swamiji ha dato, infatti mi ha dato la forza di compiere la grande opera, di sviluppare Ananda. Qual era questa grande forza? No, quale è questa grande forza? La sintonia? No, è più semplice ancora. Siamo noi. Senza di noi come potrebbe farlo il maestro? Senza di noi come potrebbe farlo Swami? Ognuno di noi fa parte di questa forza. Quando Yogananda è arrivato in America, sapeva già che tante persone lo stavano aspettando. Aveva avuto una visione, lo sappiamo nell'autobiografia di uno yogi, tanti visi che lo guardano intensamente. E quindi sapeva di avere una grande famiglia in un paese dove non era mai stato. E questa famiglia sapeva di averla anche in Europa. E quindi ha cominciato come Gesù a richiamare i suoi discepoli. Ripeto, è la parte meno razionale, o lo senti o non lo senti. E se lo senti, seguilo. E l'ultima cosa che volevo aggiungere a quello che Shivani e Uma hanno raccontato è la Divina Madre. Dio come femminile. Gesù, allora guardiamo un attimo indietro e vediamo che il popolo ebraico aveva un Dio giusto, forte, ma non sempre molto simpatico. Ok, era un padre, ma era un padre lontano, giusto, che ti metteva alla prova come ha fatto con Giobbe, no? Che gli ha tolto tutto, no? E questo andava bene. C'erano grandi avatar che hanno portato, Mosè ha portato le leggi di questo Dio e il popolo ebraico ha potuto, almeno alcuni accogliere queste leggi, andava bene. Poi, fast forward, in questa mattinata stiamo facendo avanti e indietro nella storia, rewind, fast forward di forse 1000 anni e troviamo Gesù, che pure parla di Dio come padre, ma come? Come un bambino, dice, questo è mio padre, mi ama. Se io, come un figlio prodigo, mi perdo e poi torno, lui mi incontra a metà strada. Quindi già questo padre sta diventando un pochino più simpatico, diciamo così, più amorevole soprattutto. Poi, pochi giorni prima della sua crocifissione, parla di Dio ancora in due modi diversi. Prima dice, io sono stato per voi non il maestro, sono stato il vostro amico. Sono stato per voi il vostro amico, noi siamo amici. La libertà dell'amicizia, no? Scegli l'amicizia che va oltre di nuovo i dettati dei legami biologici. E Yogananda pure parla molto spesso, ha dedicato un'intera poesia all'amicizia, come il più nobile, il più elevante
di tutti i rapporti umani. E poi dice un'altra cosa, quindi noi siamo stati amici. E adesso quando non temete, perché lui non era difficile immaginare il trauma, no? Che nel giro di 24 ore forse il loro amico, il loro maestro viene preso, martorizzato e crocifisso in un modo più terribile e crudele possibile. Lui dice: non temete, io vi manderò il consolatore. Quindi un altro aspetto di Dio, l'amico, il consolatore. Ma chi ci consola? Chi consola il bambino quando cade? È la madre che lo fa. Cioè la mia madre non era particolarmente, diciamo, calorosa dentro, però devo dire che quando avevo veramente bisogno c'era prima lei e poi mio padre, o mio padre anche no, però c'era prima mia madre, perché la madre lo intuisce. E una madre, quando un bambino fa un errore, cosa fa? Non lo vuole più vedere, suo figlio? No, non gli importa niente dei suoi errori. Quello che a lei importa è che lui o lei, il bambino, sia felice. E ecco Yogananda che viene con un nuovo concetto di Dio, la Divina Madre. Quanto è bello se tutti noi possiamo adottare questo nuovo approccio, chiamiamolo così, nel nostro rapporto con Dio. Recentemente abbiamo fatto un rinnovo dei voti, certi voti che noi facciamo qui nella nostra comunità, e abbiamo fatto una riunione una mattina con Kirtani e Uma e parlavamo di quanto è importante non giudicarsi, mai tra di noi. Come ha detto Uma, punti un dita e 3 puntano te. Ma chiaramente in una comunità, in una famiglia, per non parlare nell'ufficio, no? Le pettegolezze, i giudizi, questa è una condizione della mente subconscia abbastanza ricorrente, presente, è normale. Ma chiaramente in una colonia di Yogananda non vogliamo vivere così. E quindi c'erano vari modi. C'era Clarita che diceva: l'importante è che ti rendi sempre conto che ognuno sta facendo il suo meglio. Quindi anche qualcuno che una mattina lo incontri e dici ciao e ti dice ciao. Può succedere, se è alzata e non si è sentito bene, ha qualche karma, forse ha mal di pancia, non lo so, ha avuto una brutta telefonata, può essere di tutto. Allora cosa posso fare? Io non mi ha salutato. E vado al bar e dico per esempio a Rasamai: quella lì non mi ha salutato stamattina. E Rasamai: come mai? E un altro in questa direzione vogliamo andare. Quindi, come diceva Clarita, da una parte, mai giudicare gli altri, abbi compassione sempre con tutti e con te stesso. Ma come? Io personalmente mi rendo conto che io non ho la forza di amare così, non ce l'ho, è troppo forte quell'altra parte. Però ho notato una cosa: più mi dedico, più prego, più cerco di sentire tramite Kriya naturalmente, tramite japa, tramite canti, la presenza della Divina Madre, e meno importanti diventano tutte quelle cose della mente subconscia, cioè del giudizio degli altri. E non sono più io che amo o ho paura di non amare abbastanza, perché anche questo può essere, no? Ma semplicemente una forza ama attraverso di me e non mi devo più preoccupare di nulla, fa lei. Quindi questo, e per finire, mi ricordo Swami Kriyananda e questo è il dono di Yogananda, uno dei tanti, di portare la Divina Madre in Occidente. Pensa nelle fabbriche del Ford, Henry Ford, no? O nei quartieri più poveri di San Francisco, New York, dove lui andava a camminare. Dappertutto portava la Divina Madre. Ed è facilissimo sviluppare un rapporto con lei.
basta che le parli sempre. Chiamalo qua, abbi 100.000 immagini di lei, di Durga, della Madonna, di Kali. Lakshmi è una delle mie preferite. Ma a un certo punto Swami Kriyananda scrisse un libro sulla teologia, sulla mitologia induista, si chiama La via induista del risveglio, la via indù del risveglio. E aveva appena finito di scrivere un capitolo che, indovinate come si chiama? La Divina Madre, ok? E mi ricordo, viene qua, si metteva, non so, non dove sto io, ma un pochino più a destra, e comincia, e aveva stampata, sul suo printer, aveva stampato quel capitolo, ed era ancora tutto in quella vibrazione di quel capitolo, e dice: la madre è più importante, ha sofferto per metterci al mondo, non ci giudica. E io parlo con la mia Divina Madre e le dico: ho fatto del mio meglio, continuo a fare del mio meglio, ho dedicato la mia vita a te, mi devi accettare. E non stava solo parlando con noi, stava parlando direttamente con lei in quel momento. Quello è il rapporto che possiamo creare con la Divina Madre. Quello è la possibilità di una nuova devozione per la nuova era che Yogananda ci porta e fa di noi degli eroi, dei guerrieri spirituali per la luce, e ci dà la forza di amare, come dice Yogananda e Kriyananda, di amare eroicamente. Ok, grazie. Allora, abbiamo finito per oggi, non per oggi, per stamattina. Ci sono altre cose per chi ci ascolta, che non ha avuto ancora notizia, che fa parte di un gruppo di meditazione. Chieda ai suoi referenti del gruppo di mandarvi il link, perché alle 4:30, alle 16:30 ci incontriamo via Zoom da casa di Swami per un satsang diretto con i gruppi di meditazione italiani. Inglesi, scusatemi. Prima gli inglesi, poi alle 17:45 un altro satsang con i gruppi italiani, e poi stasera ci sarà una bellissima serata organizzata da Jayadev e Jivanta con musica, testimonianze, gioia e divertimento. Quindi ancora buon pranzo, buona giornata e a presto.